innanzitutto benvenuti. Grazie. Naviganti del lobby, bentornati. Lo scambio della maglietta del... Guardate cosa abbiamo. Adesso sappiamo chi è venuto al primo episodio in realtà, perché poi ho fatto l'episodio pilota, che è l'episodio 0. Quindi in realtà questo è il primo episodio di HeroQuest Café. Benvenuto Giulio, Matteo, benvenuti. Allora, Grazie, come grazie. funziona? E grazie per la maglietta davvero. Prossima puntata. Ora sei veramente un professore di Minerva. Grazie, è un onore. Con una cattedra tra l'altro in Minerva. Con una cattedra, 2 cattedre ormai, addirittura proprio mi monto la testa. Allora, come state innanzitutto? Beh, bene perché è in ferie in questo momento. Vabbè, fantastico. Meglio di così non si ci siamo trovati giusti, dai. Perfettissimi. E poi carichi, insomma, abbiamo un sacco di cose. Allora voi dovete sapere che loro sono venuti perché siamo vicini di casa, voi siete a Padova, io sono a Mestre, quindi una gran fortuna avervi qua vicino, che perlomeno ogni tanto magari è solo la prima volta, poi ci rifaremo altre volte, no? Magari proprio anche per fare quelle cose di cui parlavamo 3 anni fa, esatto. Che prima della diretta, che l'altra non è la diretta, va bene, sapete stiamo registrando, però insomma sapete che registriamo come se fosse una live. Stavamo chiacchierando prima di iniziare a registrare sul fatto che 3 anni fa si parlava di questa idea e ora siamo qui, cioè siamo incredibili, no? Cioè, ma in mezzo c'è una storia, in parte ve lo raccontate, no? Però è complicatissimo, cioè arrivare ad avere tutto come volevo, perché un conto è dire vabbè parto e faccio, no? Che è stato un po' come quando ho iniziato il vlog, come sicuramente avete fatto anche voi, no? Cioè parti con quello che hai. Qui era diverso, io volevo un format fatto in questo modo qua, con questo tipo di tavolo con la luce interna, con un tabellone in 3D che non trovavo perché non trovavo lo sponsor, non trovavo chi lo faceva, cioè veramente ho dovuto scavare. Non ti sei accontentato? No, merita, questo è... Complimenti perché quello che volevi. Mi piace, assolutamente. da vedere. Io non so cosa si vede alla casa, anzi lo so perché ho visto qualche si video, vede, però veramente dal vivo è una cosa veramente micidiale. Allora, io vi farò HeroQuest già giocato o... No. Perfetto, quindi Hai allora... sentito parlare tante volte più o meno. Allora, come da format, questo è un talk show, perciò noi chiacchieriamo e ci facciamo la nostra chiacchierata, i ragazzi a casa si divertono a conoscervi e nel frattempo giochiamo insieme a un gioco da tavolo, ok? Che mi sembra... E vi faccio giocare all'impresa numero 2, che è il salvataggio di Sir Ragnar. Attenzione, Ragnar Lothbrok. siete pronti? Allora, sentite che roba. Allora, Sir Ragnar, uno dei più potenti cavalieri del re, è stato catturato. Abbiamo ragione di credere che sia tenuto prigioniero da Ulag, il capo degli orchi. Il vostro compito è quello di trovare Sir Ragnar e riportarlo fino alle scale. Il principe Magnus offrirà una ricompensa di 240 monete d'oro da dividere, sono tante in HeroQuest, da dividere tra gli eroi e a chi porterà praticamente in salvo Sir Ragnar. Nessun compenso verrà pagato se Sir Ragnar dovesse morire durante la fuga, quindi a un certo punto bisogna andare a recuperarlo, no? Allora ci sono un paio di vantaggi custom. Niente granate, esatto, come nella sessione con Villanova. Aspetta, scusa se abbiamo fatto esplodere tutto. Ho usato il plurale. Allora, ci sono un paio di vantaggi e svantaggi su questo tavolo. HeroQuest normalmente è tipo procedurale, nel senso che sarebbe un tabellone vuoto e le pareti si costruiscono man mano che tu stai avanzando. Però un po' per il fatto che la ripresa è più bella onestamente col tavolo intero, e un po' anche per rendere un po' più difficoltosa la situazione, perché voi in questo momento lo vedete tutto montato e non sapete di fatto né da dove partite, ora ve lo dico, cosa c'è dentro, e né cosa c'è dentro e dove. Il vantaggio che avete è che sapete dove sono le scale, che sono quelle illuminate lì in centro, quindi sappiamo già che bisogna arrivare al centro del balocco, diciamo, no? Però adesso vi dico da dove partite, ok? E poi soprattutto potete scegliere intanto i vostri personaggi. Ce ne ho tipo 10 barbari, 10 maghi, oggi ho deciso questi perché sono dipinti. Sono anche i più scegliete voi. Avete... So già che mi stavi guardando per scegliere, ma scegli tu. Ok, allora io inizierò innanzitutto con la... posso già prendere? Certo, vai. Con la forza bruta. Ok. E quindi il primo che scelgo è sicuramente il barbaro. Perfetto, e tu vai. Dipende da quanto vogliamo memarla questa serata. Allora, se vuoi il personaggio memoso, ma in realtà allora volendo se vuoi proprio essere aggressive, visto che lui c'ha il barbaro, ti becchi il nano e fate poche orme insieme. Quindi contro viene fuori Bad Boys esatto.
Se vuoi invece dargli una mano magari da lontano con palla di fuoco e cure, puoi usare sia l'elfo che però ha solo 3 magie o il mago che ne ha 9. Allora noi ti dobbiamo svelare un segreto, anche se ormai non è più un Vai, segreto. svelate. Non amiamo gli elfi. Allora, volare siete a casa di uno che ama i nani, quindi Appunto, quindi Allora, nessuno in ama tuo gli onore uso il nano. Ok, Andiamo avanti. guarda, prendilo pure. Quello è un nano tra le altre Atlantis Miniatures. Mentre questo è un barbaro di Serio? Massive Darkness. Infatti questo è proprio il gioco in scatola, quello della Common. Dopo ingrandisco le mani di Giulio. Common, che infatti l'ho Esatto, riconosciuto, esatto, molto esatto. bello. È carino. Tra le altre, questo barbaro qua è stata la prima miniatura che ho dipinto nel 2020 quando ho aperto il vlog. Per riprendere mano ho fatto quel barbaro Professore, lì. tutto torna, Cioè, allora, professore. tutto torna. Commovente. Allora, vediamo un attimo da dove si parte, perché qua vedo che Sì. si parte dalle scale, quindi voi partite dal centro su quelle scale, mettetele pure sopra le scale in cima sulle scale. Devo dire che è anche il tutto molto, molto poetico, perché potremmo essere tranquillamente due personaggi veneti col Esatto. Sì, abbiamo cioè, scelto un barbaro, esatto. un nano, tutti Poi avete brutti, fastidiosi, incazzosi. allora, qui Ma vi lascio i dadi. Avete sia dadi, Ma che lusso. diciamo, Ma che lusso. aspetta, il lusso arriva adesso, guarda. C'è un'emozione, Guarda, sto guarda, quasi tremando. Guardate questi. Ma Allora, che spettacolo. questi sono gli stessi dadi Così uno fatti viene- custom come il primo gioco originale, che voi sapete Bellissimo. questa è la versione rifatta, no? Sì, sì. E ce n'è quanti ne volete, Qualche quindi se ne annetto. volete ancora, guarda qua, Ma che ne ho spettacolo. un'altra, e questi li fa Beholder, che è sponsor del canale, e guardate quanti ve ne do, tutti di legno fatti da lui. Bellissimo. E tra le altre Devo fare i complimenti a lui. li fa custom. Questo anche, vedete, questo tabellone Anche qua, molto leggero. qui abbiamo il portacarte e questo praticamente uguale. Adesso Questo io credo di ruota- averlo visto in un'altra delle tue puntate. Sì? Che l'hai aperto. Ah, appunto. ok, No, forse quello- l'ha aperto il collega che ti dava una mano. che sono cadute le carte. Esattamente, questo ricordo. No, ma che mi le ha fatte ricordo cadere male. il lusso del. Eccolo qua. Guarda, bellissimo. mettiamole così. Questa sì, è spettacolo perché effettivamente hai le carte. Allora, questo è il nano Ecco a lei. e Dai, qua. questo è il maghetto, questo è il barbaro. Oh, Ok? eccolo Se qua. volete leggere i vostri personaggi ce li avete là. Sì. Ok? Poi per farvi partire anche con un vantaggio in più, visto che la prima puntata l'ha giocata il mitico Master Barbieri Barabba, che ha vinto tra le altre, e ha vinto con il barbaro. Il barbaro si era guadagnato 35 monete d'oro, quindi ti permetto Che lusso. ti ti porti permetto di dietro anche pescare il- 2 carte tesoro. Di quel Se colore. peschi tipo un mostro errante e peschi di nuovo, devi trovare 2 oggetti. Va benissimo, Vai. io mi scuso fin da adesso col Barabba perché gli brucerò fuori tutto, adesso mi Morirà spiace. morirà male di brutto. Ne pesco 2 a caso, ne Barata pesco Barata che tra l'altro sapeva giocare benissimo, tipo è andato via sciolto proprio, ha fatto le magie per passare attraverso i muri. Le può guardare anche il mio Vai, collega. hai visto che bello che ogni tanto c'è il ventilatore che fa muovere. Visto, infatti, Guarda ma da poi solo, animazione, fa parte del Tutto vai. coreografato. Gioielli, bisogna leggere. Vai. Li convertirà in Vai, vai. qualcos'altro. Gioielli. Compra altre Avete robe. trovato una scatola di legno dall'aspetto semplice e antico. Voilà. Allora, Figo. scoprite che all'interno è foderata di raso e contiene minuscoli gioielli del valore di 50 monete d'oro. Spam. Riportate la cifra sulla vostra scheda personaggio, la carta va scartata dopo il. Beh, qui siamo già. Allora sì, ma ti consiglio a questo Eh? punto di pescare altre 2 carte, come se valessero 25 monete d'oro l'una, A me va in modo benissimo. tale che tu abbia armi anche magari da dare a lui. Quindi Perfetto, vai allora, tranquillo. quindi intanto la Questa scattiamo. scartala pure. La Vi faccio, seconda- faccio vedere una figata di questo tavolo. Vai. Perché ho voluto questo tavolo. Possiamo appoggiare- Guardate che roba. Cioè, guarda, non ti può venire un po' l'acquolina. Sì, E- tanto. E qui dietro ce l'ho uguale io, perché qua Beholder ha fatto le fessure apposta per mettere anche qua. Lo screen. Tutto lo screen, schermo, sì, tutto. sì, lo schermo c'ha i Veramente una counter. figata. No, nel senso è bestiali. sempre Beholder. quello. No, questo è tutto questo è Beholder, Ah. mentre il tavolo è Mesa Parajuego, che è un'azienda spagnola, sono falegnami e fanno solo giochi da tavolo per gioco. Veramente Quindi fanno, bellissimo. cioè, scusami, giochi da tavolo, Tavoli fanno per gioco. tavoli per gioco, scusatemi. Bellissimo. E quindi sì, però Figata. figo perché te li puoi tenere là, è comodo da utilizzare. Pescane altre 2, vai, vediamo un pochino Io se so- se Dai, tira avvantaggiamo. fuori, cioè, Allora, serve un asciabipenne. abbiamo Esatto. un mostro errante, porca vacca. Il nostro un errante, mostro levalo, errante, pesca lo ancora. cavevo. A me serve. Poi abbiamo un ancora. fuso erotico, no, scherzo, Vai, un fuso vai. eroico
e oro ancora. Ok. E via altre 25 monete d'oro. E via, pesca di nuovo. Allora, si fa 25 crescere l'oggetto, questa vai. capigliatura Un qua, altro lo mostro prendo. errante. Quello cos'è? Il genio? No, cos'è? l'iffuso eroico, Mostro però si eroico. fa crescere questi Professore, capelli mi qui. sta Vai, vai. uscendo Professore- una gemma. Ok. 35 monete. Vai, andiamo pesca. avanti. Pozione risanante. Ok. Possiamo tenerla buona? Ok, o meglio? allora abbiamo sì. sia un infuso eroico sia una pozione. Aspetta, ok? Poi aspetta. abbiamo essenzialmente 3 pozioni per un barbaro. Aspetta che guardo Sei io un qua. Witcher praticamente. Sono un- Visto che ti saresti riempito di effettivamente cose fighe, Drogato! vi do due cose. Allora, direi che questo è perfetto per Giulio, Dammi. che l'ha La trovato mia ascia ha in bisogno di partenza. un'ascia. Beh, guardi, intanto Oh! lei Leggi. La corazza di... Scegliti una Aspetta, carta. però se mi viene... La corazza di Borin. Che non è Borin, È il Borin, è di è il Borin, Borin, Borin. è il Borin. Questo è tuo. Allora, Queste delle questa idone, armatura comunque- Questa mi dammela, si vai. Questa armatura corazzata magica appartenente a Borin Certo, vi permette di lanciare 2 dadi di difesa in più perché siamo nani coreani. esatto, la picchia Al è contrario quercia, non ti di- preoccupare. È quercia, quindi stai tranquillo. Sentite che presa. Esatto. Al contrario di una normale armatura corazzata, questa armatura misteriosa e incredibilmente leggera non Vai. rallenta chi la indossa. Se è un nano più rallentato di così, non Esatto. lo vogliamo. No, Sì, uno, esatto. praticamente. Può Insomma, essere utilizzata in combinazione con l'elmo e o lo scudo, non può essere utilizzata dal mago. va bene, quindi Posto, fatto bene a direttamente. prendere. Ho avuto Vedo. una visione di lei che fa questa Esatto. mossa e di L'ombrello. una foto Te incredibile la di lui ricordi? che aveva fare così, è stato proprio E bellissimo. aspetta È stato che bellissimo. nel frattempo ok. Era Play 2023 allora io o 2024. nel frattempo voi state tranquilli. Sì, Vi allora metto intratteniamo una- il pubblico mentre No, lei no, no. recupera le ultime Vi cose. metto una porta. Allora la porta è qui, La nona porta. la nona porta. Quindi voi avete, Sì. in realtà sarebbe d'angolo, vediamo se ce l'ho. Questa è una cosa molto figa. Guardate cosa vi tiro fuori ora. Guardate questo tavolo come Beh, fa. ragazzi. Levi l'angolo e guarda. Tutto C'hai la- Questo è il veramente potere dei maestrizzato. suoi magneti. Guarda che roba, guarda. Fa Cioè proprio la porta, un l'unica lusso. cosa è che apre interna. In realtà è giusta anche che apre interna, quindi probabilmente la porta Guarda, giusta. ho solo che flashback di lavoro su Metti, queste cose, quindi metti che parta un incendio, da qua puoi aprire senza problemi e uscire senza problemi. Ok Sì, tranquillo. ragazzi, visto che sono qua, do un'occhiata come siete belli, perfetto. Direi a questo punto tirate 2 dadi da 6 a testa, parte Giulio. Sì. Mi di un D6 della Beholder cortesemente. 2 dadi da 6. Perché mi tratto Quelli bene. io 6 sono Beholder sono quelli di ospite- legno, quindi sono ospite questi, dell'ospite stasera. Io prendo Allora, questi sì. qua invece. E allora abbiamo... No, 2 dadi da 6, quelli sono... Mi hai fregato, hai imparato mi hai molto ingannato, bene. Hai imparato guarda. molto bene, ma serve solo a quello. Iniziamo già, Vai, già vai. a Era- schiaffi in faccia. Sono stasera. le perculateur. No, bene. allora No, quello bene. che puoi fare ora è muovere, Mhm. fare un'azione prima o dopo il movimento, non puoi interrompere il movimento per fare l'azione, quindi o prima o dopo, ora non ti conviene ovviamente perché non c'è niente da fare cercare. prima. Boh. Diciamo che nelle Lo dici a azioni, tutti per non nelle scovare le azioni puoi trappole. cercare le trappole, i passaggi segreti e i tesori. Ok. Sono queste 3 cose, quindi chiaramente qui nella stanza centrale appena partiti è la seconda impresa, ti do un suggerimento, stai tranquillo, Non che c'è una mazza. non ci Siamo sono, tranquilli. non ci sono trappole, quindi muovi pure di 9. Fidati, sono un master, te l'ha Fidati, detto il master. sono un master, muovi pure. Ho una domanda Vai. però, il 9 cosa mi rappresenta queste possibilità? No, Il mi hai movimento. descritto No, le il regole 9 base. E di sono quanto 9 muovo? caselle. Ok, Esatto. perfetto. Diciamo che quando poi apri la porta non vale come azione, quindi puoi arrivare davanti alla porta e dire apro. Esatto. E volendo potresti anche uscire. Beh, ci arrivi 2, tranquillo. 3, 4, Può muovere in 5, 6, diagonale, 7. Apri la porta Con e se circospezione, master. vuoi... Ok. Perché sono un nano. Allora, se Facendo anche- con circospezione esci fuori, All'8 ok, e se vuoi ti puoi orientare anche sul 9 o di qua o di qua. e mi annuncio. Ok, ragazzi, e là, e io, Dove sei? ok, Io ti aspetto all'8 qua. Per sicurezza. Allora io uso degli altri dadi che sono state. Perché va bene agguerriti ma non stronzi e stupidi. Esatto, mi raccomando perché Quindi mettiamo davanti Ok. la è un bel barbara. 7, un dai. possente 7, quindi possente se non mi 7. sbaglio posso Sì, arrivare esatto. probabilmente Arrivi praticamente lì vicino. Allora, io 1, rollo 3, 4, qua. 5, 6 e 7. Perfetto, Io sono adesso, sette stasera, Sono allora, sette, perché il nano si nasconde dietro la barba. allora vi do altre 2 dritte giustamente. Allora, siccome tutto il tabellone è già costruito, sappiate che questi sono blocchi. Quindi dove vedete questi blocchi significa che oltre non c'è niente. È la Ok, cioè, nebbia. arrivi qua e torni indietro, c'è un vicolo cieco. Ok, quindi la partita, come vedete, è Sì, all'interno di questo pezzo Perfetto. qui.
E quindi quello che dovete fare ora è esplorare intorno per trovare porte. Perfetto. Perché se trovate porte, ovviamente io levo un muro, metto la porta, voi potete entrare e esplorare la stanza. Benissimo. Ok, in questo caso non vedete esattamente niente. Bene. Aspetta, no, invece sì, il nostro barbaro, no, il nostro... l'abbiamo già visto. Il nostro nanetto vede un goblin, guardate questo. Eccolo. Allora, guardate Possiamo questi goblin, guardare i goblin, ve li faccio vedere. Questi sono goblin della Rescale, quando ancora si chiamava Lord of the Print. Madonna, sono proprio fantasy. Ma sono bellissimi. Sono proprio fighi e quindi ho deciso di usare loro perché sono più belli onestamente di quelli che ci sono nella scatola. Sono assolutamente fighissimi. Con queste specie di pentole in testa, no? Poi c'è anche il nasone che esce. Dopo fuori. adesso ragazzi vi faccio una Questa è la zoomata cosa. e vi rifaccio vedere anche a voi da vicino, ma intanto teniamo questa regia da lontano in modo tale che dopo zoomo io. Tu? No, quelli li ho stampati io, sì. Li ho stampati... Sono usciti da... perché dalla la Frozen 8K non è niente male. È una Non è niente bomba, male. veramente Sì, bellissima. stampa proprio bene. L'altro è qua, lasciamolo dietro che... Che non si sa mai che debba saltare fuori. non dovete vedere quanti sono. Allora, qui avete un goblin che a questo punto muove, ok? Il goblin, non vi preoccupate, non ci arriverà mai. Allora, muove poco o Siamo niente. preoccupati, professore. Siamo un barbaro e un nano. No, Noi anche ci perché siamo godiamo questa scena. Bravo, ma siamo nella posizione perfetta per la combo. Esattamente. Esattamente, È tipo, sì. uno lo tira su, l'altro lo butta giù a taglia a metà. No, Allora, in realtà il meglio goblin ancora. muove di 10 caselle. Attenzione perché ti No, attacca, ma ti veramente. attacca male proprio. Questo master E sta guarda, dicendo delle bugie. 1, 2, 3, 4, 5, boom, ti attacca secco, ok? Ma è scemo. Allora, come scemo beh, goblin. è chiaro. Scemo. Allora, come è un goblin, quindi figurati. Allora, come funziona? Il goblin attacca con 2 dadi attacco, che sono fatalità quelli che ha preso lui poco fa, no? E i 2 attacco se fanno scheletri e non fa niente perché è un goblin. Cosa è? Quindi non fa nulla con lo scheletro dove provato a colpire e voi avreste dovuto provare con questi scudi bianchi a parare, no? Ok. Quindi ora il nano può rispondere. Il nano nella sua carta ha i dadi attacco. Prova a vedere Sì. Giulio. Che mi ha fatto perdere la combo, io volevo fare la combo del nano. Vai. Sarà per la prossima. La combo del nano. Beh, la la puoi vediamo fare dopo. ora forse? No, la vediamo dopo. Ok. È segreta. Intanto mi risiedo che me la godo anch'io. È un omaggio al signore Inelletto. Ok, Allora, ok. arma di partenza spadino, ne vedete? Ok. Cioè, siccome nell'artwork ha una scia bipenne, lo Sì, rappresentiamo come chiaro. una scia comunque. Non è bipenne. E dadi di attacco 2. Ok. Mi siano dati i miei... I tuoi 2 dadi attacco, sì. Ah, uso di Quale 6. vuole? No, dadi attacco. Questi o quelli? Ok. Vai, Andiamo devi con fare questo. scheletri. Teschia volontaria. Bella, ma Doppio teschio. Doppio teschio che io parerò con scudi neri, altrimenti morto male. È un E quindi goblin, proviamo, non farà niente. morto malissimo Ai. e muore male. E L'avevamo diciamo detto che- che era scemo, no? Primo sangue, esatto. Bene, allora scatta la prima domanda. Visto che abbiamo già iniziato, prima di andare avanti, perché Uninerd e quando è nata? Cioè, partiamo parlato subito. poco, Cioè, esatto. e poi insieme, cioè il fatto che siete amici, no? Cioè, come vi siete trovati? Beh. Come è successo? Era e quanto una tempo notte fa? romantica sul lungomare. Sul lungomare. Era comunque una notte, su questo gli posso dare ragione. A Non cavolo. era così romantica, io non me la ricordo così romantica. Ubriachi stonfi a caorle. In realtà così. Beh, però, scusa, siccome c'erano di mezzo i Crix, comunque ci sta al mare. Ah, pensavo c'è il romanticismo, No. perché con i Crix che sta che romanticismo. Beh, sì, c'è molta fisicità. No, allora, fondamentalmente partiamo dalla prima domanda. Sì, Anzi, un po' vai. prima. Ci siamo conosciuti Ok. non proprio grazie ai Crix, ma sicuramente grazie a War Machine, Ok. che è stato il primo gioco di miniature a cui io mi sono approcciato, la prima edizione. Quanti anni fa era? Tanti. Avevo tipo Una forse dozzina d'anni. sì, forse anche di più. 15. Ah. Sì. E ci siamo conosciuti e ci siamo scoperti vicini di casa, diciamo così, non così lontani, ecco. E da lì insomma abbiamo iniziato a frequentare un club di Padova che si chiama Chiaro. Ultima Alleanza. Lo giochiamo ancora. Giochiamo ancora, Ok. siamo ancora, anzi salutiamo tutti. Ciao. Anzi, venite a Ciao, trovarci. Ultima Alleanza. Venite tutti. E niente, sostanzialmente lì si è iniziato un po' a giocare così, abbiamo scoperto di avere parecchi interessi in comune, non solo le miniature, diciamo, ma anche Ok. fumetti, cose nerd in Star generale. Trek. Anche.
Sì, quello forse tanto più io, però Mortal Kombat, roba horror, di tutto. Diciamo, dai giochi scatola ai giochi di miniature a tutto un po' quello che gira intorno al mondo geek, come dicono in tanti, e da lì c'è stata un po' la passione, sai, si è avvicinato anche, era un po' prima forse del Covid come periodo, doveva essere 2020. 2020. Ah no, scusa, parli di Nerd? Scusa, no, ci siamo conosciuti. Sì. Tanto tempo prima ci siamo conosciuti, poi diciamo avendo tutta questa serie di passioni un po' in comune, l'idea è stata quella di iniziare a dire vabbè, sai, magari proviamo a buttare fuori qualcosa assieme. Anche perché eravate isolati, più o male, cioè, come tutti, no? Ognuno a casa propria. Perché un po' siamo nati quasi tutti così, no? Perché mi ricordo che canali, un giorno ne parleranno di noi, un giorno, come negli anni 90 il grunge, sai? Scriveranno libri su di noi, da Kurt Cobain a Chris Cornell, a Cantrell e via. Noi siamo, capito, i nuovi content creator del blog, proprio del Covid. Mi piace perché ci dai... Sì, la rendo romantica. Molto anche più no, certo. Vabbè, siamo nati insieme, sai? Io mi ricordo che guardavo voi come voi guardate me, ma avevamo tipo 10 follower a testa, quindi insomma. Come adesso? Noi siamo io ci ho aggiunto 3 zeri, però insomma siamo sempre 10, no? Quindi, no, però un po' è nata così, ecco. Però scusa, ti ho interrotto forse che stavi aggiungendo. No, era l'amore per War Machine in realtà. Perché io giocavo Warhammer prima, ho iniziato con i Camry. E poi sono passato al 40.000, ho fatto Templari Neri che escono ora Tiranidi, dicevo, ho preso il Codex che ha fatto uscire qua il Trigone, si chiama il Trigone, e poi in realtà ho sempre lì, c'era, ti ricordi Battle of Lost Souls? Sì. Che martellava War Machine, e vedo sempre queste cose nere, verde fluo, sti Kriegs bellissimi, il Dead Jack, tutte quelle cose, e mi iscrivo anch'io al coso degli Iron Kingdoms, il forum italiano, e quindi iniziamo a chattare e siamo beccati lì, no? Però e da lì per me è iniziato l'altro filone, cioè ho scoperto che c'è un mondo fuori oltre Workshop. Certo. Quindi un po' alla volta ho venduto tutto il GV perché non ti interessava più, ho iniziato a provare Infinity, War Machine, tutte gli underground indie. Sì, ne ho scoperti un fottio. Adesso faccio tutti tranne Warhammer praticamente, ma solo perché l'ho già fatto. Ok, che poi tra le altre, ragazzi, altra cosa importante da far capire, ovviamente nel format non è necessario che la gente che viene qui sappia né giocare a HeroQuest né che faccia una mazza di tutto questo, no? Però fatalità, cioè non potevo non chiamarvi avendovi qua dietro l'angolo, capito? Poi non potevo non iniziare con Barabba perché tra l'altro sarà il protagonista di un format dove lui farà appunto il master, quindi mi piaceva avere un bel inizio, capito? In modo tale che però sicuramente inviterò persone, tipo sto già invitando per esempio una Fantina, 2 attori, capito? Quindi cambierà completamente il genere, perché alla fine è una chiacchierata con delle persone intorno a tavola che giocano. Ma poi infatti il gioco di per sé è aggregazione. Sì, esatto. Questo è anche semplice perché HeroQuest tiri 2 dadi, tiri 4 dadi per combattere. Poi se i goblin falliscono il nano per duro è easy. Va bene, ma allora se è tutto passiamo seconda parte, 2 dadi. Vai, 2 dadi da 6. Provate a muovere e decidete dove, così vi dico se trovate qualcos'altro. Vi ricordo che il goblin era lì nell'angolo, vi ricordate? Era lì. Non so se può essere un indizio. Potrebbe anche essere un posto da cui è uscito, tipo... No, in realtà non è uscito dal muro, era proprio lì, nell'angolo. Però magari viene da qualche parte di vicino. Intanto... Domanda, perché abbiamo chiacchierato, mi sono perso un po' l'ordine e questo è il bello del talk show. io ho attaccato, stando fermo lì. Tu eri di risposta. Era una risposta la mia, quindi era un... Sì, ora tu puoi, per esempio, potresti ancora fare l'azione, ma la puoi fare ora prima di partire. Potresti dire cerco tesori, esploro per trappole o cerco passaggi segreti, per esempio. Puoi dire una di quelle, oppure puoi muovere e dove arrivi chiedermi una di queste 3 cose: passaggi segreti, trappole e tesori. Ovvio che con i tesori si rischia sempre il mostro errante. L'avete visto? Beh, ne ho fatti. Ce ne sono tanti, l'ho rimescolati, Stavo per dire, ne ho tolti 16. No, sono lì. Cominciamo a esplorare un po' di qua. Anzi, le direi così. Andiamo a sinistra. Voi sapete che dovete trovare sto povero Ser cerchiamo Ser Ragnar, sarà qua in zona. Sento solo odori. Andiamo tutti con gli odori come personaggi. Il barbaro è peggio del nano. E allora un altro 9. Allora lei è un elfo. E dove vai?
Vediamo dove Perché vai. noi di cercare le trappole ce ne fottiamo. Beh, ora... E adesso le beccheremo tutte. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 Goblin. Ok. Allora, facciamo così. C'era qualcosa che stava sì. guardando questo No, Goblin? non c'è No, nulla, andiamo. però c'è un goblin qui. Ma perché Attenzione. non ho capito perché è C'è vivo. un goblin lì. Non ho capito perché sia vivo quel Goblin. Io mi fermo qui. Ok. Così nel frattempo non mi vede un eventuale Goblin. Perfetto, bravissimo, vedo che hai capito come funziona il gioco. Ok. Tocca al barbaretto. Visto che qua non c'erano goblin, Ah, io mi ovviamente muovo. se state uniti siete forti, ma potete anche per cercare Ragnar separarvi, potete fare Sì, quello che diciamo, volete. in questa fase Tu sai, quando guardi un corridoio ci sono delle porte, te lo dico. No, Per ora no. lui non vede nulla. Non abbiamo detto i nomi. Come ti chiami? non c'è. Io sono Tolin, figlio di Borin. Tolino. È l'armatura del Era babbo, facile, questa era facile, dai. Come ti devo chiamare? Barberio, Babbaro. Barberio. Barberio il Babbaro. Barberio. Ok, Barberio Vai. il Barbaro. Allora, intanto 2 di vediamo 6. di quanto mi muovo. Di un possente 9. Ok. Stasera siamo tutti un po' elfi. Ma veramente, Ok, allora, veramente riesco veloce, eh. 1, 2, 3, 4. Non ho detto trappole quando sono passato io. Per ora no. Però sei Per più ora pesante, sei più pesante. 6, Sì? Ma vai bastardo. Vai 7, subito a cercare. no aspetta che qua ti metti di fianco. Ancora non c'è Mi fermo nulla, qua. se no ti avrei fermato. Mi fermo qua, Hai ci ragione. sono porte? No. Non ci sono porte. Ok, posso Vai a andare, cercare Ragnar. posso Puoi andare avanti, Fino a qua posso arrivare. ancora non vedi porte. Ascolta, Bene. un quarto d'ora ci ribecchiamo. Però è interessante che Eh. lì ci sono 2 blocchi, c'è un angolo, per ora non vedi porte, però sarebbe Però un qua è po'... bloccato, Esatto, quindi, sarebbe un po' inutile l'angolo senza... mi viene da dire che forse lì dietro c'è qualcosa, però vi do questa dritta. Adesso andiamo che- a vedere. Così, ecco. occhio a separarvi, perché se poi inizia la bolgia vera... Scappo. sì. Torno indietro e chiamo il nano. Ah, lei si ovviamente, chiama Borin. ovviamente No, Tolino. vedere le porte e aprire le porte non è un'azione, quindi se vuoi ora puoi cercare trappole, tesori, Io se potessi cercherei a questo punto trappole Non ci sono. quindi cercherei un tesoro se è possibile. non c'è. Perfetto. Niente. Però, Spada della fortuna. esatto, cosa dici? Non ti- ah, no, ok. Questa spada dalla lunga lama vi permette di attaccare in diagonale e di lanciare bello. 3 dadi di attacco. signor Borin. Bello, Una volta bello che perché li puoi presi- aiutare lui, capito? Siccome sì. attacchi solo in Allora verticale, devo tornare indietro. quando siete insieme accoppiati lui può attaccare con te. Una E volta quello te per l'ha l'impresa l'eroe può utilizzare il suo potere di lanciare di nuovo uno dei dadi. Questo me la ricordavo manco io, perché di è roba attacco del... appena lanciati. Non può essere utilizzato dal mago, aspetti. Esatto, un altro. Un'altra cosa. Esatto. Scusa che non abbiamo tolto il E mago. via. Perfetto. Perfetto, ok. Va bene. Quindi ci fermiamo in questo. Poi insomma adesso ci riuniremo in qualche modo. Va bene. Tanto adesso ci sarà un goblin che la attaccherà. Altra domanda. Star Trek. Star Wars? Lo odi o ti piace? Mi piace, ma ho come dire quell'affetto verso la saga un po' più epica, la trilogia originale, Ok. perché effettivamente è un po' epica, Ok. cavalleriscono al bene, Ma il al male, fatto che quelle sia cose lì. fantasy rispetto a Star Trek, che invece quasi tutto quello che è stato ipotizzato è diventato poi scientifico, ti piace di più, per quello ti affascina di più? Sì, ma Tra esatto, l'altro non tanto per la- affronta temi più. Sai che Esatto. sapete che nel secondo film di Star Trek che ha fatto J.J. Abrams erano al CERN, tra l'altro, no? quello con Cumberbatch. Esatto, hanno usato proprio il CERN che è l'acceleratore, se non lo conoscete, è l'acceleratore di particelle che sta a Quello a Ginevra, Ginevra. no? Dove hanno fatto, questa ve la racconto che è troppo figa questa, hanno fatto scontrare 2 fotoni per vedere se nascevano gli 8 elementi principali della vita. Praticamente finalmente ce l'hanno fatta e hanno scoperto quella cosa che dicevamo Tutti prima di i quark, iniziare, che quelli- solo la frequenza può modellare quegli 8 praticamente quark, eccetera eccetera, no? Poi hanno trovato l'entanglement, l'hanno provato, che questa è una cosa che Ma è l'entanglement, quello assurda, quantico, l'entanglement quantico, che se non l'avete visto andate a cercare su internet, perché spiegarvelo così su HeroQuest Café non è facilissimo, ma diciamo che la potrebbero chiamare legge dell'attrazione, in realtà non è proprio quello, perché è troppo new age come spiegazione. Per farla breve, hanno separato per 16 km nel collider, che è l'anello, Sì, che è una roba 16 enorme. 16 Beh, km sì, di diametro, quindi chissà quanto grande è poi. L'hanno separato in 2, è lo stesso fotone,
hanno bombardato di campi magnetici un fotone solo e il fotone cambiava giustamente, come fa sempre, il suo campo magnetico rispetto a quello che stava interagendo con lui. Solo che l'altra parte di lui scisso in due, che stava a 16 km di distanza, cambiava lo stesso campo. Quindi il fotone non si è mai separato veramente. E lì hanno scoperto che sotto gli atomi non c'è più spazio, non c'è più tempo. E qui si va nella fantascienza che in realtà diventa scienza bestiale, perché se ricordo una volta di averlo sentito questa cosa una volta quando siamo stati proprio all'osservatorio di Padova. Molto bello, stato 3 volte. In una serata dove spiegavano alcune cose, diciamo, scientifiche, sì. Okay, alcune più legate alla fisica comunque. Sì, sì. E dove in realtà utilizzando anche tutte le cose che hanno fatto su Star Trek. Se ti ricordi, spiegavano ad esempio il perché in questo momento, o comunque forse anche nel futuro, non si può fare realmente un teletrasporto, o comunque quali sono i limiti che ci sono per il teletrasporto utilizzando alcuni elementi. È stato veramente interessante. Tra le altre al CERN hanno teletrasportato una particella singola, e ovviamente non ha niente a che fare con una composizione di atomi, però cavoli, è già tanta roba. No, ma anche perché poi noi abbiamo, cioè allora per esempio per il motore a curvature di Star Trek lì è figo perché tecnicamente il motore sarebbe realizzabile al di là di quello che poi è il problema principale di tutti questi temi. Che non ci sono i wormhole. No, ma che non ci cioè, sono, non sappiamo se ci sono. Che non sono fonti di energia per sostenere. Esatto, è chiaro. È non abbiamo la cosa di Tony Stark, è impossibile. Il CERN combatte in una scatoletta. Io sentivo tra l'altro uno scienziato che ne parlava tempo fa, mi sembra fosse Makao Kaku, che è quello che ha fatto il giapponese con i capelli bianchi, che molti conoscono, sicuramente tanti di voi l'hanno visto, che ha fatto la teoria delle stringhe. Cioè ha proprio esposto, diciamo, la teoria delle stringhe. E altra cosa veramente complessa da spiegare, però insomma è come dire che una corda della chitarra, se voi la suonate al ponte o al manico, fa sempre la nota. Quindi se io sono chitarrista, è l'esempio più facile, no? Se io suono la corda di La, cambia un po' il tono perché qui è un po' più stecca e qui è un po' più bassa, più grave, però in realtà è sempre un 440 Hz che è il La nostro convenzionale, no? Ovunque io l'ho pizzicata, lei per tutta la sua lunghezza suona il 440. Quindi bene o male è quello, cioè se io comunico a livello quantico, senza spazio, senza tempo, da qua a Vega, quello che sto dicendo si sente per tutta la striscia da qua a Vega in contemporanea, perché non c'è spazio e non c'è tempo, non c'è più il tempo che ci impiego di anni luce a 300.000 km al secondo per arrivare su Vega. Era il tema del problema del motore a curvatura, nel senso che sarebbe tecnicamente realizzato, solo che dopo tornando indietro. E lì Makao Kaku spiegava che probabilmente, cioè lui spiegava in realtà in questa trasmissione che probabilmente non serve energia come pensiamo noi, cioè noi stiamo ragionando con il nostro metodo convenzionale, quello che conosciamo, la fisica che abbiamo, e giustamente dici ho bisogno di carburante e motore, capito? In realtà dovremmo piegare lo spazio e il tempo di fronte all'astronave. Mi vengono in mente solo film degli anni 80, a me personalmente vengono in mente solo film 80-90 degli anni 80-90 che finiscono malissimo, quindi non so se tutti molto male, non lo so, metà sci-fi, metà horror sci-fi. Esatto. Si trasformano in cose strane. Esattamente. Punto di non ritorno. C'è un episodio di Voyager dove raggiungono il Warp 10, il motore a curvatura 10, e effettivamente ci sono la Janeway, che è quella che ha fatto anche tra l'altro Red in Orange is the New Black, anche di recente, l'attrice che è il capitano, e il pilota, che tipo regrediscono fino a uno stato dell'evoluzione iniziale in cui eravamo tipo rettili appena usciti dall'acqua, no? Qui c'è un certoloni fatti bestiale, bruttissimi tra l'altro, perché ovviamente fatti di gomma e si spostava il silicone, però si è creata sta cosa qua, episodio assurdo. Però diciamoci chiaramente, la Star Trek di solito affronta temi abbastanza umani, diciamo così, problemi umani. Star Wars, a parte che ha un po' di maroni adesso, ora stanno spremendo come fosse ora in mano alla Disney, lasciamo perdere, è un argomento doloroso. Uno cioè sono entrambi belli, il punto è sono generi diversi, affrontano proprio cose diverse, diversi. Uno ti dà quello che la prima trilogia di Star Wars è molto, molto forte a livello anche spirituale, no? Come ricerca interiore, la forza, che sembra proprio, tra l'altro da ricordare che Lucas è ebreo,
quindi c'è tutta una cosa dentro Ma di come fai a comunque non apprezzare qualcuno che dice che dalla forza esce la possanza? Già solo quello deve farti apprezzare. Esatto. Ma a proposito di forza e di possanza, non ci sono tesori, non No, mostri. non c'è nulla. Quindi sta di nuovo a voi. Adesso faccio un'inquadratura da vicino, così voglio vedere la prossima cosa che fate, perché ho già capito che accadranno cose. Va benissimo. E quindi, tra le altre, aspetta, prima il Goblin ti attacca, perché muove di 10. Ma una rata di sberle. Vi odiano i Goblin. Ma lo sappiamo, E proviamo, sono Goblin. vediamo un po' se va. Un teschio c'è. Devi fare uno scudo bianco. Scusi grossore, che cos'è questo? E quello è uno scudo nero. Ok. Quindi è l'apparato dei cattivi. Ok. E non para, perdi un punto ferita. Prova a controllare quanti ne hai sulla carta. Allora, punti iniziali, corpo e mente? Sì. Corpo 7. Quindi vai a 6. Se Ok. vuoi, Lo traccio con- che basta dovrei anche avere un una dadino, matita da qualche parte. Dado da 6, mi prego. Guarda, ci teniamo, facciamo così, ci dividiamo i dadi dei punti Usiamo quelli vita Guarda, rossi. e usiamo i rossi. Guarda cosa ho io qua, che il nostro beholder ha fatto una cosettina fatta di magneti, guardate che meraviglia. E voi praticamente che spettacolo. avete i counter, te li giri, ti metti Che di 6, spettacolo. Figo, ti grazie. metti 6 e sei a posto. Perché vedi, noi ormai abbiamo già il bias da Trench Crusade, andiamo Invece avanti di con i usare dadi i proxy, rossi. invece usare i sempre. proxy, no? I maledetti proxy. Noi abbiamo le cose fighe qua. Ok, vai. Fatemi vedere un pochino cosa combinate ora. Vai, 2 dadi da Ok. 6 per muovere. Allora, tocca Vado sempre io. inizia sempre tu. Come funziona? Teoricamente ingaggiato. l'ordine bisogna continuare a mantenerlo o ogni turno si può decidere che mantieni inizia l'ordine, ok, quindi prima prima lui- sempre sì, lui. sì, mantieni l'ordine. Allora, 2 dadi io da 6. do 2 sberle intanto al Goblin. Ah beh, sì, ma il Goblin sì. Giustamente, un Goblin. Massacralo male. Mi Mi sta raccomando. chiedendo di morire in questo momento. Boom. Un Perfetto. teschio, Allora, dai. uno c'è, vediamo se faccio un teschio nero. Non lo Niente. faccio e quindi anche questo Goblin se ne va. Hanno tutti Bravo. una ferita. Molto bene. E 2 sì hanno. Per stare in tema del tavolo e sta muerto. No, Sta muerto. mattado. Perché messa paraguayo, giustamente. Vai, Gara, vai. John. Vai. È l'unico spagnolo che so di mamma bene. mia, 10. 10? Ok. 10. Ora. Sto nano viaggia Tu come sei un sicuro? missile. Infatti, Ma non è Posso che- sbirciare? c'hai un monopattino elettrico. Cosa c'è? Sì, infatti. Vuole venire nella mia zona o va avanti? Io voglio vedere intanto cosa c'è prima di capire Mi se ha avvicino, senso mi chiamarti avvicino al o netto. raggiungere Ok, te. io ho come la sensazione, così a occhio, che Vai. sentirà un missile arrivare da dietro. Non le dico dove entra, le dico solo che. Ci sarà una porta sicuramente. Prego. Ci sarà una porta. Allora, prima di muovermi, posso Vai. capire, tirare il collo oltre il muro e Allora- vedere o arrivare qua con la Allora, sì ma no, nel senso che se vuoi fare il movimento, Sì. puoi guardare di qua e di qua. Qua stai già guardando. Sì. Qui puoi arrivare e guardare, però poi non puoi muovere di nuovo. Cioè, le Perché ricordo che un bisogna gioco di pure- scatola non è A meno infinito che non probabile. decidi di arrivare a metà e vedere se ci sono porte. Ah, poi no. interessante. La cosa più interessante sarebbe fermarsi qui e guardare. Ok, e in alternativa posso dire adesso, chiederti se vedo porte o trappole qua avanti. Non ci sono. Non ci sono, e poi col movimento raggiungere lui, così almeno siamo- Sì, beh, quello che vedi qua è Sì, già poi- quello che è. poi mi Quindi dici. l'unica cosa è che non hai ancora guardato questo corridoio. No, forse la sua domanda era legata al fatto che muovere di uno, Sì. guardare, poi può rimuovere. no, o- non No, no, quello quello no, quello. era appunto per Quindi dire, l'unica è per non tornare fare indietro. uno di movimento, no? Sì. Allora torniamo indietro, dai, Sì, ricongiungiamoci Sicuro, col guardi, barbaro. non era un problema se andava avanti rischiava di morire 4, malissimo. 5, ma intanto abbiamo eliminato un E gol. vediamo un po'. 6, giriamo, Io ho come la sensazione che stia per 7, succedere qualcosa. 8, 9. Ok. Eccolo là. Ok. E tu mi puoi dare una mano in diagonale? Vabbè, Ancora non vedi 10. nulla. Bene. Non vedi ancora niente. siamo affiancati. Niente? Nulla. Bene, allora ha detto che non ci sono porte, ha detto Ho che non c'è ucciso un niente. Ne ha uccisi Ho due lei. ucciso un altro goblin. 6. Cosa hai fatto Niente finora? fino adesso. Barberio. Io andrei a vedere negli angoli, quindi Ok. mi muovo di 1, 2, vedo Ok. qualcosa. Vedi una porta qui. Barberio non era quello di Scrubs. Sai che c'è quello con la barba e gli dice sempre: come ti chiami Barbuto? È Barberio. No, Barberio. No, non mi C'è ricordo questo Barberio. NPC di Scrubs. Quindi hai personaggio di trovato, terza categoria. Una hai trovato la porta. Guardi cosa ho fatto. Ho trovato una porta. Guardi,
Esatto. Complimenti. Esatto, è andata. Quanti? 8 turni per trovare una porta. Io Siamo due in un gol. mondo, quando entriamo nel mondo del gioco è come il mondo, non c'è il tempo e non c'è lo spazio, si gode il Esatto. momento, una porta che abbiamo cattato. È una dimensione quantica. poi. Esattamente. Esatto, quindi io mi sono mosso, non posso rimuovermi, attenzione, quindi mi sa che sta a lei. Adesso vado un po' giù, così vi filmo un pochino perché vi voglio vedere anche le vostre espressioni. Ah, perché non si vedevano le nostre facce? Non tutte, non tutte. Ah, per Ce ne siamo quello. un po' persi. Esatto. Eccolo. E adesso torno giù, quindi sappiate che non vi si vedrà di nuovo. Va Bello, bene. E andiamo a vedere Torni. invece il barbaro Anzi, e il facciamo nano. esatto. Andiamo a vedere il barbaro e il nano cosa fanno. Vai. Pronti, sta a voi. Quindi, altro giro? Tocca. Vai. Vai. Adesso Perché farò io- 3. Sto facendo 6. No, Ok. stasera devo No. giocare a 1, 2, 3, Senza 4. problemi. Puoi per esempio fermarti davanti e aprire la porta. Apro la porta e Ok. chiedo chi è. Vai. Sfondo la Anzi, porta facciamo- Allora. e poi dico toc toc. E qui trovi. Attenzione, Vedo del abbiamo sangue sulla il primo orco della serata. È l'orco Intanto, Canno orco a morire questa sera. voglio benissimo. Beh, Grande. oddio, posso toccarlo? orco stupendo della Ma che spettacolo, guarda. Zilot Miniatures, veramente un grande, Bellissimi. un grande Belli, pezzo, un proprio, grande pezzo. Fanno bello. molto, come si chiama? Questo è scolpito a mano, non è digitale, è in grandezza naturale, quindi scolpito in miniatura da un certo Boris, che è un mostro polacco che è famosissimo, che fa tutte cose molto vintage anni 80, e la Zilot ha fatto questa serie che è spettacolare, per cui ancora 3 anni fa mi diede fiducia e oggi assolutamente deve essere protagonista, perché dopo 3 anni sono riuscito a mettere i suoi personaggi sul Veramente tavolo. bello. Te lo trovi di fronte Fa molto- praticamente a questa porta qua in difesa. Come si chiama? Dark Crystal, quelle Sì, cose. bravo, bellissimo, anni bellissimo. 80. Verissimo, verissimo. E quindi adesso ti ritrovi E mi attaccherà lui ovviamente adesso. No, adesso Orco, adesso io posso Tocca- passare attraverso tocca- il personaggio. ma non sì, costa tu puoi punti. passare. Non costa punti aprire la porta, giusto? No, Quindi esatto. posso finire il movimento e menarlo. È un'azione però, Sì, no? sì, puoi finire il movimento. Ah. Perché avevo- Quanto avevi ancora? Giusti 9? Allora 1, vai. 2, 3. Avevo Oh, guarda, cercavo proprio te. Vavan! Adesso tu mi dici. Cosa intanto- stai difendendo? Intanto come ti chiami? E cosa difendi? Ma non mi interessa. Grog! Cosa difendi? Il martello in testa. Sono Grog puoi e ti muovere uccido. anche tu prima, eh? intanto perché tiro per- a Potete movimento. attaccare in 2. Ok, sempre un possente 6, quindi forse neanche Vai. arrivo. 1, 2, 3, Sì, perfetto. 4, Puoi tagliare in diagonale. diagonale, vabbè, è uguale, Quella. è uguale, fantastico. Benissimo. Perché Quindi, invece lui non scatta la potrebbe rissa. attaccarlo. Siccome avete attaccato voi per primi, a voi l'onore. Quindi i dadi del nostro nanetto. Vabbè. Aspetta fuori! Aspetta un Esatto, po'. questo è dentro. Bellissimo. Dai, doppio scudo Quello nero, ma è che bilico, roba è bilico. inutilissima. Giulio, ritira uno che era in bilico. Ah, grazie. Sì, ritira. Il bilico non, non si ok. piace. Niente, non va. Allora, Mi sono difeso solo benissimo, un unico però, teschio, purtroppo. Allora, i nostri orchi hanno Attenzione però, io- una difesa di 2 dadi. Però io devo lanciare 3 dadi e infatti faccio 2 teschi perché è la spada della fortuna. E io, ah sì? E fai 2 teschi? Io difendo con 2 dadi. E quindi... Yahoo! Becco 2 punti, attenzione perché l'orco ha un punto corpo, quindi è morto male. Ai ai È ai. morto male l'orco, ragazzi. Per È bravo. fortuna- Anche tipo però con il devi Molto inquadrarci il bene. muscolo che non ho, tipo over the top. Esatto. Molto molto bene, perché a questo punto vedete solo la porta. Per ora potete Ok. chiedere, ora potete veramente chiedere prima di partire se vedete altro nella stanza. Ricordatevi che se cercate tesori pescate una carta, se nella carta ci sono mostri erranti è rissa, ok? Perché a volte sono anche più di uno, quindi- però insomma vi vedo abbastanza, Avrei una domanda. vi vedo C'è sgravati. dell'esperienza in questo gioco? Come funziona? Cioè che Il guadagni personaggio cresce? cresci man mano che trovi monete d'oro e tesori. Ok, perfetto. Quelle è molto più E semplice, Io senza indugio Accumuli. andrei sul tesoro. Se lei vuole andare sulla trappola o viceversa, per me va bene. Io ho sulla trappola, sono nano stasera. Ho la nanitudine che mi guida. Ok, Io invece chiederei per un tesoro. Ma non so. ci sono Ok. trappole, pesca pure una carta tesoro. È sicuro che vuole che lo faccio io? Peschi. Vediamo Facci, che- facci, dice. Perché finora ha Beyond. pescato solo Eccolo qua, miserati. oro, possenti 15 monete. Ve li mettete Si è via, messo vai. agli atti, notaio. Esatto, 15 monete si è messo agli atti, fantastico. Disse il barbaro.
Non so se vi Fantastico. ricordate che c'era Conan dell'Ibraria. Era quello di VHS Video Idioti, Conan il bibliotecario. no. Che meraviglia. Eccolo qua. Pensavo volessi citarmi Corvoth the Barbarian. Corvoth the Barbarian, tu l'hai mai visto? Sì, madonna, Che scherzi. spettacolo. Ragazzi. Allora, quella porta non ho capito Io perché. sono E niente, anni puoi nei andare ad video su aprirla. tutte ste cose che Oh, stiamo questo dicendo. nano, Oh, io- veramente. io- facendo solo, no? C'è un sì. nano che lima le candele, mi È un sembra. nano che corre. È un nano che lima le candele. Comprate i sta set di dadi Beholder. Esatto, perché Beholder è scappato. Allora, uno, toc toc. Apri. Lascio. Vai, apri. Vuoi aprire? No, certo. Ok. Ti dico cosa c'è. Sei pronto? Certo. È pronto quello che c'è dentro? Esatto, bisogna vedere se sono Noi pronti. c'è adesso, perché Allora quella è la abbiamo, domanda. attenzione. Aspetta perché adesso sta iniziando a raccogliere. Ora materiale. comincio a raccogliere il materiale. Allora, qui abbiamo 1 e 2. Solo 2 orchi. Ok, uno più piccolino e uno grosso. E poi vedo qua un bel tavolo. E quindi mettiamo un bel tavolo. Oh, finalmente che cominciamo a vedere gli scenici in 3D, Che in realtà questo tavolo qui è abbastanza easy perché è quello della scatola set base, base. delle set base, però insomma dai, c'è un tavolino. C'è- Ok? Puoi finire il movimento se vuoi. La domanda di rito è fatta come lo sciamano di Vikings. Esatto. È qua dentro la Ragnar Lodbrok. Domanda. Ti puoi spostare anche su un lato se finisci il esatto. movimento, sì. Domanda se Così è dai tipo spazio a lui. Blood Bowl, quindi posso muovermi nell'area di placcaggio? Cioè sì, nel senso, Quindi posso far spazio. puoi finire il movimento, sì, Ecco. esatto. Arrivargli anche dietro. Sì, Così, volendo sì. Abbiamo tutto il movimento del Fantastico. E tu decidi cosa fare. Oh vai. certo, arriverò qua nella mischia. Che discorso. Cosa hai fatto di dadi? dadi? Ah scusa, devo ancora... Il prof qua. Devi fare Come se ne 4. approfitta. Devi fare 4. ragazzi, E 9. ma voglio andare fino in fondo e tornare indietro, guarda. E avanti ancora di mi nove. avanza spazio. Aspetta E avanti che di 9. Mi giro di spalle, proprio... E tu puoi attaccare in diagonale. Sì, no, è che la porta mi blocca un movimento. Ah, vabbè. Beh, se volete la chiudiamo Io molto parto meglio a sulla- favore Sì. di camera. Sulla Sì, spalla ok. o meglio sulla chiappa, perché non arrivo oltre all'orco. E gli chiedo se ha visto Ragnar. Prima lo ammazzo, però. Ok. Bene. Adesso scatta il combattimento. Quindi, prima il nano. Sempre prima il nano. Guarda, Mamma. te scrivo. Un colpo che lui difende con 2. E difende. Ce la fa. Attenzione, qua la rissa si fa più acuta. Sono uguali i due orchi comunque, sì? Sì, sono Stesse uguali. caratteristiche. Sì, stesse caratteristiche. Allora io attacco comunque quelli in diagonale perché altrimenti lui non può... Cosa hai fatto? Quelli di legno? Ho fatto 2 Ok. legno più questo. Ah, ok, quindi... E non para, quindi un orco muore, Il piccoletto. questo è diagonale Sì, piccolo, ok. esattamente. L'orco risponde. Allora l'orco attacca con 3 dadi Maledetto. E chi attacca? e fa un teschio e attacca il barbaro. Bene, visto che posso ce l'ha di rispondere, fronte. quindi con un Vai. dado? No, e quanti dadi di difesa hai? Difesa 2. Vai, usa pure 2 dadi e fai uno scudo bianco. Niente, prende una ferita. Prendo E quindi una diamo anche ferrata. lui un token. Ah, ma sai che sono scemo prima? Tutto per La usare. corazza di Borin. Eh. Due dadi di difesa in più, sì. A capisci? te che devi da ricordarti, oh. Hai capito? Perso un... Devo una far ferita per- decrescere i punti. Eccolo qua. Torno a sedermi accanto a voi. E quindi ragazzi, mi sembra che stia andando bene la partita. Com'è, divertente o... Molto divertente, ma... È figo anche Cioè, giocare sotto tavolo, no? direi che questo è un È il must. super plus. Quello è Sì, sì. il plus è quello. Che è plus, ma... Un plus. Un plus valore. Ma voi sapete che sta gag del plus è perché io prima dell'aeroporto lavoravo in Apple e venivano a chiedermi il 6 plus, che in realtà tutti dicevano plus. E io che ero al tavolo, e io scherzando facevo plus, e loro facevano, no, è 6 plus, no? Sarebbe 6 plus, ma in realtà è un 6 plus. Ah sì, giustamente. tipo quella delle no, è se vuoi- Igor, se- no Igor, capito? Se vuoi italianizzare, lo dici in Cioè, italiano. poi a un certo punto io tagliavo la testa e stavo dicendo in realtà è latino, quindi sono loro che lo dicono male, noi lo diciamo giusto, è plus. Però insomma, se vogliamo dirlo sbagliato almeno diciamo 6 plus, non 6 plus, non c'è truccato. Insomma, li mandavo in crisi tutti questa storia. E io dicevo, sarebbe 6 plus oppure 6 plus. È una tecnica di vendita. Esatto. Lì, Poi alla fine Li intortavi. Basta mi dai il telefono. è incredibile, ne prendo 2. Esatto, uno nero e uno grigio, grazie. Bene ragazzi, allora, domandona. Ci stavo arrivando
avevo una cosa bellissima da chiedervi, ma mi sa che ve la chiederò un po' più avanti. Allora, prima stavamo parlando di Star Trek e Star Wars, ma prima ancora di come vi siete conosciuti, Sì. giusto? E una cosa che ultimamente non ho più chiesto: come avete passato il Covid? Com'è stato per voi il periodo? Cioè, paura? Avete quasi subito capito che forse non era così spaventoso, oppure avete detto cazzo spaventoso? Perché insomma Bergamo a noi non ci ha fatto un gran bene, no? Io mi ricordo, qui ho la caserma Mater e qua ho l'ospedale dell'Angelo. Io non ricordo altro che sirene tutto il giorno per i primi 2 mesi. Cioè, quando eravamo in lockdown, marzo-aprile, che abbiano sbagliato i nostri con le intubazioni e tutto quello che stanno dicendo ora, no? Però sentivo solo ambulanze e io andavo a lavoro in Vespa e mi ricordo che respirando dicevo wow, sono da solo, mai vista da tutto deserto. Arrivo in aeroporto dove siamo in 7 poliziotti e io, perché il tecnico doveva esserci per riaccendere i bottoni se dicevano vai, perché era tutto l'aeroporto spento. Sì, Capito? perché di fondo nessuno lanciava. Esatto, salvo ovviamente i firewall e i server, no? Quindi era pronto tutto per essere riacceso e tutti speravano che nel giro di una settimana o 2 ce la caviamo. Passasse. Poi sono andati 2 mesi, vabbè, ma nel giro di 2 mesi poi ce la caviamo. Finché dopo siete andati 1 anno e mezzo, Dopo di 2. nuovo, Com'è fra stato? agosto è ripartita Cioè, l'esplosione. vi ha cambiato in qualche modo? Avete avuto anche voi una folgorazione e avete deciso di fare altro nella vita? Perché c'è gente che ha divorziato, c'è gente che si è innamorata, c'è gente che invece ha tanti deciso... hanno avuto figli anche perché... Tanti hanno avuto figli perché non Dopo facevano il altro, Covid. non facevano altro. No, però insomma in qualche Poi modo... tra le altre con difficoltà non poche, perché in 9 mesi se facevi un figlio durante il lockdown non era facile andare a partorire, No, perché era tutto infatti, mezzo bloccato, è un gran casino, no? Ma come l'avete vissuta? Beh, allora devo dividere un po' le due cose, Sì. nel senso, ovviamente dal punto di vista umano, dal punto di vista sociale in generale e tutto quello che vuoi che ci sta dietro, salute, comunità e queste cose qua, non è stato un bel periodo, ma penso per nessuno. Soprattutto se hai anche magari parenti, amici magari che non stanno già bene Sì. di su, insomma, avere queste aggravanti di sicuro non aiuta. Beh. Ti devo dire invece che da navigante del lobby, ok, Da navigante, no? in realtà stare a casa ti ha permesso di iniziare a coltivare quelle cose che avevi lasciato in un cassetto o comunque di trovare del tempo per fare delle altre cose, ovviamente per chi ama stare in casa. Certo, tu lavoravi, Sì, quindi eri in lavoravo. cassa integrazione. No, sempre lavorato, sempre e lavorato. ho sempre mantenuto perché comunque con telelavoro si è potuto Ok. fare. Poi oltretutto comunque io sono stato anche una delle persone, devo dirti la verità, che rispetto all'ufficio ha comunque fatto il numero minore di ore di telelavoro in generale, Ok. perché proprio non amo fare telelavoro. Mi piace comunque Sì, la sì, sì, convivialità, sì. diciamo, Sì, stare sì, in sì. ufficio. E quindi appunto questa cosa in realtà mi ha dato del tempo poi per coltivare comunque altre passioni. Certo. Ecco, insomma. Infatti scusa, ti interrompo, andare in giro con lui è insopportabile perché ogni cazzo può essere in Cina che trova qualcuno da salutare. La classica persona può stare lì 10 minuti Ormai. a salutarlo. No, perché poi insomma È molto è conviviale. così, è come dici. conviviale la cosa. E invece, Quindi, ecco, è andata un se, po' così. se hai finito, Scusa, Matteo. ti ho No, prego, sì. Tu invece, Giulio? Anche io lato hobby, si può dire. Allora, la cosa interessante è che facciamo un lavoro dove potevo tranquillamente lavorare da casa, quindi comunque in ambito informatico. Da Quindi hai product continuato owner. anche tu a lavorare? Ho continuato, il bello è che all'epoca avevamo tutto il team informatico estero. Quindi avevo 2 colleghi in Armenia, uno in Albania, uno in Bangladesh e quindi il bello è che anche loro erano in lockdown. Certo. Abbiamo... non cambiava Incredibile. niente. Quello è stato incredibile, no? Che parlavi anch'io, parlavo con i tecnici tipo in Stati Uniti, anche loro in lockdown, dicevo, "Ma è tutto il pianeta, c'è una roba fuori di testa proprio." E quindi sono state grosse chiacchierate, devo dire, perché alla fine non stai lì a rispettare il Certo. minimo. Abbiamo parlato di qualunque cavolata possibile Certo. e quindi in realtà ho scoperto anche un po' di storia del Bangladesh, dell'Armenia, Certo. della politica, queste cose qui. Poi in realtà l'assurdo è che avevamo appena traslocato 2 settimane prima del lockdown tipo e quindi appunto ho fatto passata via anche bene perché spacchetta scatoloni e appunto ho iniziato a farmi anche io la mia saletta hobby che un po' la Certo. volta si è arricchita. E, ovviamente sai anche lì tutti quanti hanno avuto le loro complicazioni con parenti, nonni, queste cosette qui, quindi diciamo senza entrare poi negli aspetti Certo. un po' più difficili che ripeto fortunatamente baciandomi le non mani è stato c'è stato facile. niente di, No, ma niente infatti. particolarmente tragico o difficile. Per quanto riguarda appunto
crescita e differenze particolari, essendo stata, cioè, acquisto la prima casa dove vivo attualmente, ho potuto iniziare a dire ok, mi creo i miei spazi, ed è stata una cosa positiva, perché ho iniziato anche poi da lì a ritornare a leggere molto di più rispetto a quanto leggevo all'università, perché se studi tanto non hai voglia. Certo. Poi ho lavorato per anni in cui ho ripreso mano a mano. Con il lockdown ho iniziato a leggere tanto di più, a fare tanto più modellismo. Prima giocavo, ma dipingevo. E la ripresa poi al lavoro invece com'è stata? Faticoso o siete riusciti a rientrare easy? Quasi contenti? Poco. Perché c'è gente che non voleva più tornare. Sì, ho visto alcune di queste situazioni. Per me in realtà, ti ripeto, è stato cioè poter tornare è andata molto bene, sì. Mentre, ecco, forse una cosa di cui non abbiamo parlato è lato Uninerd. Anche in quel caso in realtà, periodo Covid, in realtà facevamo già tante cose da remoto di fatto, quindi non è stato un momento forse in cui abbiamo potuto cominciare a sederci e a organizzare un po' di più forse le cose. Prima era partita un po' così in simpatia. Poi lì vi siete messi? Sì, ci siamo messi relativamente, però fondamentalmente abbiamo iniziato a dire strutturiamo le cose, quindi anche come è nato il sito, queste cose qua, ha preso una forma del brand, esatto, un po' anche in quel periodo. Ecco, questo, prima che continuiamo, mi raccomando, andate a vederlo, che poi metto il link sotto ovviamente, no? Cioè loro hanno questa cosa fighissima di un sito internet dove tu puoi andare a iscriverti a un corso per imparare, e c'è l'anno accademico, cioè, ma non devi neanche scrivere c'è scritto inizia il corso e puoi leggere quello che va. Allora, quanto c'è di, tra virgolette, vero e quanto è scherzo, nel senso, l'anno accademico, poi avete davvero dei corsi che uno può seguire o è un'idea e ne vorreste di più? Come funziona? È in sviluppo la cosa? Diciamo, c'è una via di mezzo. Allora, innanzitutto il sito di per sé è, possiamo dire, un fake dell'università. Quindi anche le presentazioni, i crediti formativi che puoi trovare all'interno è un fake. È geniale però, perché sembra proprio, guardi, ma cacchio. La roba più bella è prendere le immagini di stock, no? Esatto. Tutta la gente messa. Esatto, geniale. Anche alle fiere abbiamo un roll up dove c'è la professoressa con la bacchetta, tutte queste cose. No, è divertente, bellissimo. devo dire che fa sempre simpatia. Mentre dal punto di vista, diciamo, formale di come si struttura il sito e i vari corsi accademici, in realtà è una sorta di posto in cui le persone, qualsiasi persona che abbia un gioco, una passione, queste cose qua, può effettivamente scrivere dei contenuti, e quindi lasciamo lo spazio e la cattedra per effettivamente produrre del materiale che voglia essere diffuso verso quindi gli altri. Un po' come faccio anch'io, una sorta di hub per tutti gli altri, insomma, no? Sì, tu considera questa cosa, come faccio io qua. È un'aggregazione proprio, no? Cioè aggreghi, io faccio un po' il giornalista, no? Voi invece fate proprio l'accademia, e i vari content creator diventano i professori che montano in cattedra e fanno vedere il loro. No? Un amico, per esempio, una delle ultime cose, che è appassionato di giochi di carte, penso gli sia neanche passato mai per l'anticamera del cervello di aprirsi un blog, un canale, eccetera eccetera, per cui dice sai che a me piace, perché magari organizza anche i tornei, va a provare giochi, c'ha il suo spazio. E in questo modo ha creato contenuti, ha fatto 2 o 3 sinossi. Poi la cosa che ci piace di più è appunto fare la sinossi, no? Cioè è un tipo di articolo molto semplice, se lo caliamo in pagine di Word, 2 pagine e mezzo di Word, non troppe parole, esatto, in cui fai praticamente il giro largo di tutti i temi che possono riguardare un gioco, no? Quindi come reperisci i materiali, quanto costa, se c'è una parte modellistica anche lì che tipo di impegno ha, se i materiali cosa sono, i costi, ci sono delle community già esistenti, da quanto esiste il gioco, ci sono degli army builder, quindi delle app, eccetera eccetera, e in questo modo uno se la legge e ha già più o meno una panoramica di ogni possibile domanda. Esatto, ha già e le aziende possono contattarvi tipo per spiegare i loro giochi? Cioè volendo sì? Assolutamente. Abbiamo avuto delle esperienze in cui qualcuno aveva avuto comunque un gioco, un'idea di un gioco, ed abbiamo iniziato a costruire, a sviluppare qualcosa con lui, o ha fatto degli articoli. Ovvio, magari non siamo così famosi, quindi magari non è che tutti vengono a bussarci, però spesso succede, soprattutto alle fiere e soprattutto in questi anni, che conoscendoci magari si abbia voglia di nasce la collaborazione, una collaborazione, certo. La cosa che, diciamo, forse l'unica su cui almeno personalmente a me mi interessa molto, ma ovviamente è una cosa concordata, cioè discutiamo tutto assieme, è quella che mi sta un po' più a cuore, non è che facciamo recensioni, creiamo proprio,
contenuti oggettivi, e l'idea anche che sia premiata ancora di più poi col senno di poi dell'università è che ci pensi tu, non è che vai all'università e studi sul manuale di 10 anni prima. Certo. E non è neanche che ti dicono guarda, inizia il corso, qui ci sono 10 libri, trovati i contenuti da solo. No, Ok. il prof che ha il manuale più recente dice Certo. è cambiata la normativa, hai fatto purtroppo giurisprudenza. Certo, e, È cambiata la normativa. e cambiano sempre quelle, quindi Questo è il manuale aggiornato e ti spiego ste almeno cose. sei abituato. Esatto, sei abituato. Però il senso è esattamente quello, cioè noi cambiano le edizioni, dopo con i tempi che abbiamo, perché seguiamo tante cose, aggiorniamo l'articolo, quindi Sì. la roba precedente tra virgolette va persa, cestinata, abbiamo i backup, quello che vuoi, ma non ne frega nessuno del sapere l'edizione precedente. Il punto è ci interessa avere pochi contenuti, cioè non uno spam solo per dire facciamo rumore, perché così abbiamo sempre nuovi articoli. Non è un blog a tutti gli effetti, Ok. è un blog dove ti diamo contenuti oggettivi su quel gioco il più possibile aggiornati. Ok. Noi o l'altro docente Senza, che ha quasi una senza cattedra, no? parere, no? Cioè se è Sì, bello o no, brutto, esatto, solo il esatto. contenuto oggettivo. Esatto. Sì, anche perché poi, Questo gioco funziona così. Anche perché Esatto. poi molto spesso dopo, al di là oggettivamente di quelli che possono essere i materiali, dove magari uno può dire guarda la plastica si piega o non si piega, quello magari non Sì. è troppo soggettivo, però abbiamo visto che effettivamente oggigiorno c'è così tanta roba e le persone sono così tanto diverse tra di loro che è veramente difficile dire questo vale 10 e Certo, questo vale 8. vero. perché Infatti io non lo veramente dico mai. No, ma non è Io non è- prendo sempre solo quello che mi piace. In Esatto, realtà. ed Ho è fatto proprio, quello. è proprio questo il punto. Infatti, se vedi, sono, cioè, soprattutto i giochi più approfonditi sul nostro Certo. sito sono di fatto i giochi che poi ci piace portare alle fiere con Esatto, Treno, anche a me, giocare, ok? È la con cosa cui, migliore. Diciamo, abbiamo potuto anche in qualche modo stringere delle parti. Si prendi per esempio Conquest di Parabellum, Sì. siamo comunque dei Vanguard, ma perché il gioco ci piace ed effettivamente, cioè, ci piace anche raccontarlo. Ecco, questo è un po' Certo, il senso, no? certo. Quindi è un po' questa la cosa che ci muove e l'idea che abbiamo di fondo su Sì. tutto, insomma. Il gioco, tra l'altro, ma magari anche banalmente solo l'azienda, cioè ci sono delle volte che dici vabbè, ma ora mi piace quella persona, o Certo. come lavora, eccetera, Sì, eccetera. assolutamente. Guarda, ti dico magari già che non ci giocherò perché non è Sì, il mio sì, sì, genere, sì. però mi piace il design che hai scelto, Chiaro. diamo una mano insomma Figo. a promuoverlo, no? Nel frattempo, loro che è morto, che lo vedo ancora lì. Allora, pieno. uno è ancora in Beh, piedi, uno è ancora in piedi? l'altro è ancora in Sì, piedi. E tocca a lui attaccare o tocca a voi? No, ha già tirato una rattata e ha colpito me. Allora a quel vai, punto vai, finito. vai coi E il dadi. master vuole fregarmi. Esatto, vai coi ci dadi. ho provato, Vabbè, ci ho in realtà provato. non mi muovi, voglio solo Ci ho provato. Vado Vai. io. massacrarlo di Volevo poco. vedere se se ne erano dimenticati per No, razzarlo. io ok, quindi no, sta scusami, andando malissimo. Lo sapevo, muovo Ok, tanto. allora io ho fatto 2 teschi e uno scudo nero. Ok. Adesso. Oh, Niente. credo sia E morto. quindi è morto. Va bene, levatelo Allora, pure. questo meraviglioso orco stavolta è andato. E qui Siamo Che si fa? pari. Che si e fa? qui siamo pari. Vuoi cominciare prima tu? No, prego. A voi. Vai. a perché voi, è avete lo capito stesso. cosa bisogna fare in questo gioco ormai. Cerchiamo del tesoro qua dentro. C'è un tavolo. Intanto non vedo corpi di Ragnar. Ok. Pezzi di Ragnar. Non No, c'è Ragnar. No. Vediamo pezzi. Allora, io ho già tirato i dadi anche per muovermi, anche se cambia poco Tesori in non realtà, ci sono? presumo. Tesori, se vuoi vedere, peschi. Ah, ok. Te lo do? Scusa, ci possono cercare porte, giusto? Eventualmente Poi, per, allora, le porte le vedi già in automatico. Quello che puoi cercare sono trappole e passaggi segreti. Trappole e passaggio segreto vorrei cercare. E trovi un passaggio segreto. Eccola! E trovi e guardate cos'è Noi adesso il passaggio proviamo segreto, a- perché ragazzi Fammi vedere. guardate questo pezzo, è la cosa più figa che ci sia. Allora guardate, levi 2 di questi, scusate ragazzi che vi impallo l'inquadratura ma è troppo figo. Allora metti delle questo bellissime spalle. Ma che meraviglia! e lui- Ma dai, guarda che no. bellissimo. Cioè, guarda che, anzi no, dall'altra parte, perché giustamente il passaggio segreto ha la leva, no? Sì. Leva che apri da di qua, eccolo Ma che qua. spettacolo. Poi le faccio vedere io Ecco, così. esatto, è così, track. Iniziano. Aspetta, tiriamo la leva. E si apre. Ah, devi mettere sotto la musichetta. Aspetta che questo è andato, Tom, tom, tom. aspetta. E qui bisogna mettere questo, a questo punto rimane qui. Che meraviglia, Ma bello. la cosa più bella è che adesso farò 2 e non ci passa. Esatto, esatto. Quindi aspetta, vediamo se vedi qualcosa, Mhm. perché dal passaggio segreto vedi. E Cosa signori, vedi? allora voi Io continuo a non vedere so 10. se vi ricordate chi sono i Fimir. È roba da Silmarillion? No, o Fimir no? erano i Non mostri l'ho letto. del primo HeroQuest. No, ok, Ma no. sono Che, quelli- la che erano oh, mamma dei mia. ciclopi Sì, con sì, una sì. coda fatta a mazza praticamente, e ne vedete uno Ah, subito che bello. dopo. Ammazza che mazza, direi. Ma guarda, io difendo 4 dadi.
Però- attenzione perché non è Mi finita. sa che quello bastona forte. Non è finita. Starà guardando Ragnar. Comunque, Allora, mentre in diceva realtà il il Fimir, mi Fimir- veniva in mente lo yogurt greco. Il Però Fimir è qua davanti e dietro qui in diagonale c'è un orco. Ma sono amichetti qui, ma sembrava più una cella. Anzi, in realtà è un Fimir anche lui, ma vabbè. Allora, il movimento adesso... Sono due Fimir. Male usiamo- questa cosa. Allora, i Fimir, ve lo dico già, i Fimir sono cattivelli, nel senso che questo. attaccano con 3 dadi, difendono con 3 dadi, hanno 2 punti corpo a testa. La buona notizia è che probabilmente siete vicini a una meta perché grossi sembra così, che siano belli grossi, forse è la prova vera della partita. Vediamo se vi vedo dall'inquadratura attacchiamo. che... Come- Sì, dai, vi vedo bene, dai, vi vedo bene. Ma ci vede bene. Sì, posso zoomare. Guarda, mi metto anche io qua così mi faccio inquadrare che me la godo da qua. Ho guarda. una domanda. Vai. Possiamo attaccarli così ne blocchiamo uno dietro l'altro? Perché altrimenti se Certo, entrano- tanto avete cercato, avete trovato, quindi Sì. ora il passaggio Però segreto per si è forza aperto andare- da solo, potete muovere, quindi potete tirare i 2 dadi da 6, muovere. Allora, lui ha fatto 10, ho Domanda. fatto 7. Stranamente ho Guarda, fatto 10. 10. Merda, ma è incredibile, Fare cioè, 9, 10. è Ma tu incredibile. devi vedere come tiro io. Ma è Cioè, incredibile. io mediamente... No, cioè Ma incredibile. guardi, ci sono i bambini. Allora, qui Sì, è no. Beholder che... Se io mi piazzo ho qui detto queste- perda anch'io, infatti. Che perda. Queste due celle sono Vai. adiacenti o il passaggio è una cella? No, è un muretto doppio questo. È un muretto doppio, sì, perfetto. sì. Quindi io vado qui e lui può attaccare in diagonale. Esattamente, Sì, esatto. Facciamo Bene, così. bene. Vai. Aspetta, faccio anche il giro perché ho 10 caselle. esatto, che è il nano. Ok, io mi Velocissimo. sposto qua, perfetto. E adesso iniziamo Io vado con Vai. i soliti e niente, io continuo a scudarmi. Niente, va quindi, malissimo. quindi va veloce ma non combina nulla col martello. Ma tu l'avevo devi detto. No, tirare- non mi ha fatto nulla. Ok, È giusto. sempre lì. Ci scudi bene anche Quanti- tu, quanti no? teschi? Niente. Nulla? Allora, Tocca a aspetta un me. attimo. Sì. Ah, esatto, provate a vedere se avete armi, cose che vi posso servire. Hanno abilità particolari, no? No, è inutile rilanciare un dado. Ok, quindi attacco io Vai. con uno solo per ora, Ok. che fa 2 teschi sul primo che ha davanti a sé. Sei tu. Ok. Ah, in Ma automatico. con Difendi? che velocità Ce li ha ti ho tirati. risposto? Quanta difesa È hai? lei, è lei. 4 dadi perché ho l'armatura di Boris. Quindi prendi 4 dadi Grazie. e Allora, difendi abbiamo con fatto i bene scudi a far bianchi. tirare lei. 2, Vabbè, ci picchia. scudi neri e basta. e Ragazzi. quindi altri 2 punti ferita che perdi, Quanti ne vai hai da tu? 6 a Dopo- 4. Mi metto Occhio, io in occhio mezzo. che mi muore il nano. No, come? Ma muore qua? Si muore di brutto. Io questo è un brutto gioco. Allora Che forse si era muore meglio se mi male. facevo beccare di Dio. Si però muore no, proprio però male. muore. Anzi, teoricamente sarebbe un gioco strutturato, parlando di prof, sarebbe proprio un gioco strutturato per 4. Cioè in teoria bisognerebbe avere tutti e 4 i personaggi. Perché è così che è la sinergia perfetta, perché da dietro parla di fuoco, healing, dell'elfo, eccetera. No? Sì. Così è proprio bello sgravo, Quando inviterà incattivito. altri ospiti, Esatto, altri dottorandi, faremo ci 2 faremo- dottorandi più voi 2. Non ci staremo nell'inquadratura, Esatto. ma vedremo Sono come le fa. mani che entrano in camera. Mani a go-go. Va malissimo. Prego. In realtà si ricomincia il giro. quindi ricominciamo. Tira 3. Io ne ho 3, tu ne hai 2. Attacchiamo nuovamente. Ho un teschio. Ok, prova a parare il teschio, Io ho fatto un teschio. e non lo paro. E quindi aspetta perché uno ha 2 punti corpo, quindi uno rimane con 1. Ok. Vai, e attacca Io ho fatto pure un tu. altro teschio. E paro anche questi, vediamo. E l'ho parato. Ok. Quindi tocca a me attaccare. Ciao. E attacco quello davanti a me. Con 0, sono qua. non faccio niente, tocca Ok, a voi. buono. Risponde il nano, forza No, nano. no, È il tuo momento, Giulio. Beh, li ha fatti fuori tutti e Io due vado praticamente. velocissimo, ma faccio solo Niente. scudi qua. Non so cosa dire. Ok, un altro Ce l'ha. tiro con 3 dadi. Ho fatto 2 teschi questa volta. Qui mi sa che va. Qui mi sa Speriamo, che va. dai. E invece no! invece no! E invece para! Guarda un Mannaggia, film. Ma i povero. film ve l'avevo detto che erano cattivi. Vai, Tocca vai, a me. attacca. Attacco. Uno. Vai. ma sempre passate lui. i due dadi. Para. Beh, vediamo se lo Vuoi che ci spostiamo No, così? passa questi. Vuoi che ci Ok, spostiamo hai così parato. non ti massacra? Perché sennò No, guarda. è bilico. quell'imbelego. Vediamo se su 4 ce la fa. No, Niente. un altro punto. Praticamente sei colpito da solo. Non stavolta. ce la fa, non ce la fa. Sì, però guarda se l'avrei ammazzato malissimo. E dai, Maledizio. vai. Andiamo. Ultimo, Chi attacca? ultimo Dai, devo round. decapitargli la faccia a questa persona. Oh, un teschio. Oh, dai. vediamo. Pari il Dammi teschio due. proprio. Vediamo.
niente, muore. Oh, puoi levare quello di fronte. Io voglio la swash però, vecchio. Esatto. Prof, glielo dico, Allora, perfetto, ma voglio la swash. E io ti accontento, guarda. Il prof vai. è una... Guarda, peli d'oca. Peli d'oca. Esatto, devi credere nel cuore delle carte. Esatto. Guarda come credo Guarda. Zang! Mostro errante, E quindi come mostro errante vi arriva un altro Fimir ma che non vi stavi attacca da dietro Ok. e spara 3 dadi in maniera proprio E nota cattiva. anche proprio Papapam, attento. e 2. Attenzione, chi attacca? Sto attaccando il nano che ha trovato il tesoro. Vai, prendi Mi pure questa, dispiace la mettiamo molto. via. Tu hai 4 dadi. Vai. Attenzione. Due teste Però da devi difendere. tirare bene, vecchio. perché Vi lascio no. nell'inquadratura a gestirvi il vostro Fimir. Uno scudo bianco. Uno scudo bianco. Uè, quindi l'hai parato. Attacca, contrattacca. Aspetta. Con i tuoi bei 4 dadi. quindi basta uno scudo per parare 2 teschi. No, io ho fatto un teschio. Un teschio. Un teschio. A posto. Vai. Vado? Sì. Ok. Quindi questo è andato via però. No, sta combattendo. Ma c'era scritto che andava via. Ah no, rimetti No, le no, carte no. nel mazzo. Ah, esatto. E- Solo ma- la carta, lui resta lì. Ma quindi l'ascia di quel maledetto non me la regali? Non allora? la vuole. Era sarcastico. No, ci ho provato, ma ti hai pescato Scudo. uno. Io ci ho Benissimo. provato. Allora, Io così. mi giro e mentre Conviene tiro il che- fendente Bisogna skippare un po'. ho tirato 2 teschi e uno scudo nero. Ok, uno 2 scudo teschi. bianco. Tengo di Ecco, un pararli giretto con i nel miei farlo. 3. E non li para e muore. 2 punti ferita. 2 punti sbam! ferita. Se vuoi ti permetto di pescare un altro tesoro. Sì, allora, detta Cavoli, così, affari tuoi, eh. Esatto. Affari tuoi. Vado, Vai. adesso l'accendo. Vediamo. Ok, pozione rinforzante. C'è anche una bellissima Barbara. in Guarda che posizione- bellezza, guarda, esatto. guarda come anni 80, guarda. Esatto. Trovate una bottiglietta color porpora. Esatto. Potete bere questo liquido dallo strano odore in qualsiasi momento. Vi permetterà di tirare 2 dadi da combattimento in più durante il vostro prossimo attacco. Molto Potete usarlo figo. solo una volta e poi scartarla. Molto figo. La vuole lei? È Posso- praticamente la K47. E vi faccio vedere anche un'altra cosa, visto che ormai Fa finalmente diventare un... è Eravamo finita, io, lei. è finita la bolgia e il casino, perché finora era tutto un casino, ma qui C'è vedete una porta diversa dalle altre. un'altra porta. Ok. Anzi, guarda, questo lo leviamo perché è un po' imbarazzante. Ok, eccolo Sì. qua. Vai. Allora direi che senza indugio ci fiondiamo all'interno. Tiriamo. Vai. Però Vai. sai, vado vada pure avanti lei. Sì, scusi, vado io. cortesemente. Ho fatto un 8. Se il master me lo concede, come Sì, si suol vai. dire, mi muoverò per primo. Entro Voi guardate, all'interno ragazzi, guardate, che Entro. sta per arrivare il momento topico della serata. E mi chiedo. Beh, Allora vedo la porta, non la Apri? chiedo. Cioè, aspetta, ci sono trappole. no. Perfetto. Allora vorrei aprire la porta se mi è Apri. concesso. Vai, te la Tu apro, dove vai. arrivi, magari, Aspetta zona che ti o- sposto qui. Vai oltre, Apri. devo un attimo... Ok, prendere il fiato. che Ok. cosa vedo all'interno? Attenzione Ormai, perché dire. legato al muro Ui, vedete Bella! il nostro Sir, me lo metto così lo vedete anche Raga. voi, però loro poverini non lo vedono, Faglielo facciamoglielo vedere, vedere esatto. ai naviganti del lobby, vai. È legato Quindi Sarà il muro. è Sir legato. Dracula. Per liberarlo bisogna andare semplicemente di fronte a lui. Continui Ok. il suo movimento, prof. Sì, però è Ok. sicuro che lei non vuole venire con me. Allora Ma io finisca ho il altri movimento, che poi 2 lo di finisco movimento io. e mi metto proprio di fronte a lui. Perfetto. Lo vedi che è così? Sì. Io lo schiaffeggio anche un pochetto. per Guarda, farsi riprendere. esatto, si riprende e fa sono salvo, sono salvo. Sono salvo. Cioè, pesca il muro e sostituiscilo con lui. Attenzione. Guarda, abbiamo tutto qua, ragazzi. Bellissimo. Guardate la Zilot Miniatures cosa non fa. Ha fatto lui legato e lui libero, Ma che spettacolo. con la fiaccola pronto a scappare. Che spettacolo. Bestiale, Ma sai che mi ricordava Anche questo Don è Quixote? stampato da te 3D con la... No, questo qua è tutto scolpito da Zilot, è scultura fatta Bellissimo, veramente. dal famoso Boris. Veramente No, bellissimo. no, e quindi intendo, questo non viene da un STL. No, viene questo da un set. esatto, questo è fatto da un set proprio, lo chiamano... Old school, scolpito old school, dici. Sì, esatto, di solito le fanno con degli stampi in resina che rotazionali a 360, per cui il macchinario fa girare lo stampo Così la resina si e svolta. la resina va sugli esterni e si solidifica. Proprio l'altra sera ho visto un video di come preparavano gli stampi, i molder quelli Sì, una volta. cioè, che poi una volta di 5 anni fa, cioè la cosa assurda Sì, prima è che è era stampante. talmente veloce come adesso ho visto le nuove stampanti, intanto c'è l'upgrade per la mia che è una 8K, tu compri praticamente solamente la base che emette la luce,
uva praticamente, che in realtà è 12K. Quindi adesso tu puoi cambiare, ma con 150 euro. Quindi la stampante da 600, non devi comprarti di nuovo quella da 6-800, perché dalle 600 alle 800 a 12K. Tu compri solo da 150 euro di cambi lo schermo devi solo essere sicuro e aumenti la definizione. Trovare il giusto compromesso tra tempo, qualità e tutte queste cose. Esatto, perché ovviamente il 12K quello che fa di più dell'8K secondo me è andare più veloce, che già l'8K rispetto al 4, ciao. Cioè io i Goblin così li stampo in penso un'ora e mezza, ma ne faccio anche 20, quindi in un'oretta e mezza. E faccio le stampe lunghe, nel senso che a me piace la posa che resta un po' di più, perché se li guardi a livello di definizione sono bestiali. Se invece tu aumenti la velocità li fai anche in 25 minuti, mezz'ora, però ovviamente perdi un po' di anti-aliasing, qui c'è anche l'anti-aliasing a 2, quindi è tutto che prende un po' di tempo, ma comunque un'ora e mezza è l'altezza che conta. Però poi nel momento in cui gli hai dato bene due primer, hai fatto un po' di contrast, basta, restano anche dei dettagli per cui sono perfetti. bellissimi. Sì, no, questi qui nulla da dire. Bene ragazzi, quindi Ragnar è salvo, allora, grazie a noi. Allora in realtà si può dire che posso partire con l'ultima grande domanda prima della conclusione della serata. Bene. E nel ringraziarvi di essere venuti veramente, grazie a tutti, e grazie anche a voi che ci state guardando, sempre un onore poter dare contenuti ai naviganti, perché vedo che sono sempre più contenti, ci ringraziano, quindi vedo che il lavoro viene ripagato, insomma. Bravi. Allora diciamo che quello che volevo dirvi è che in realtà ora, se voi tornate indietro con Ragnar esattamente da dove siete venuti, non trovate mostri, quindi l'avete salvato, ok? Quindi grande serata. Allora, ultima domandona che voi non sapete che nella pausa ho fatto una scioccherata di come la tradizione, che non vedete nel podio perché sono cippati nel giro di 3 secondi, e nella chiacchiera però è emersa una cosa fighissima, quindi mi dovete raccontare. Allora, tu hai detto giustamente che hai comprato la prima casa durante il Covid, 6 giorni prima del lockdown, roba del genere, hai detto prima, siamo traslocati, e quindi in realtà ti sei sposato. un po' di tempo dopo, Un po' di tempo dopo. Ok, che cosa è successo? E allora, Esatto, come è avvenuto il matrimonio, ma soprattutto chi ti ha sposato? È stata una cosa semplicissima. Allora, sposato è tutto legale, tutto legale, in comune, cioè, sembrava non tipo figli dei è fiori tutto che legalissimo. sono convinti solo loro di essere sposati. Esatto. Però la cerimonia figa, c'è stato l'officiante, il mio buon professor Taglierin, in quanto capitano di flotta stellare. Hai con una capito? bellissima idea loro, Vestito da flotta stellare. avevo la divisa del capitano di Star Trek. quella rossa di TNG. Quella rossa di esatto. Chissà la moglie di Giulio, che ho scoperto non essere nerd, quindi la salutiamo, ti capiamo e anzi ti ringraziamo perché ancora stai con lui e ci hai pure fatto un figlio che diventerà come lui, quindi peggio che sei proprio un'eroina, quindi Infatti lei se lo sta godendo finché è un po' da spupazzare. Poi tipo dopo i 6 probabilmente cavoli io morti, sono là alla porta. esatto, è pronto Aspetto. che sta attendendo. tu e lo zio che ti ha sposato. E lì, guarda, io te lo dico già, perché poi quando torna a casa lui non te lo dice, ma lui è già là che guarda le scatole scritto dagli 8 ai 12 anni, guarda quando poi inizierà a farlo giocare, ed è pronto con le scatole uno dietro l'altro. Questo è da Io prima che nascesse e cioè, da suggerimenti di tutti gli amici. Quindi. Ma adesso Ce l'hai in scala dai 12, dai 14, quindi ce l'hai tutti pronti? aspetta, sentite questa, stiamo scherzando su questa cosa, ma la gag è che vera. siamo andati in vacanza tipo 10-15 giorni fa e durante le vacanze, siccome siamo di spannolinamento, c'è Leonardo che è tutto ma io sto diventando grande, e siccome un po' di volte ha sbirciato sopra il mio tavolo e ha visto le miniature, ha detto, quelle cose sono, non li toccare, sono i giochi del papà da grande, sai, questo allone di mistero di guardare, quando sono sarò poche grande cose che non ha afferrato al volo, perché di solito ora. a quell'età certo. prendono al volo queste Esatto. cose. È stato lì quasi sacrale, no? Sacrale, il tavolo del sì. papà. È stato tutte le vacanze a dire, ma io adesso che sono grande posso giocare con i giochi? con le miniature di Ho papà? iniziato a dare i dadini e quindi lui sta lì a tavola con me a cincionare sotto la supervisione, se no Certo, soffoca, se no se li però mangia gli do i tutti. dadozzi, quelli grossi, un po' di D6 e un po' di D20, Sì, e sì. là se li ramena, rovista, E li tira, quindi intanto, in realtà inizia a essere lo un sta, nerd. capisci come sta andando a Un finire il applauso a matrimonio? Quindi diciamoci la verità, la scusa del questa cosa l'ho comprata per giocarci col nipote, Certo. col figlio, c'è sempre stata. Anzi, Vabbè, scusa, scusa, facciamo- stai facendo quello da Allora, 2-3 una
un'altra cosa importante, con la cagata dei un appello a tuo figlio che quando sarà grande guarderà questo video e vedrà cosa si è perso questa sera, perché guarda cosa ti stai perdendo. Chissà se ci sarà. Ora che hai 18 anni, guarda cosa ti stai Tornerà da Zio Pain per la terza edizione. Ovviamente, io avrò già la barba bianca, ma tu mi starai seguendo. A questo punto che mi stai guardando, se avrai 18-20 anni, vieni pure qui che ci sarò ancora. Quindi mi sto immaginando, tipo, ti piace lo Zio Pain? Sì, mettili un like, sarà così. Esatto. E sarà già like, esatto, solo col button, tipo esatto. alla Black Mirror. Praticamente. Esatto. Hai scelto il versante tra. Mentre io sono così. Non entriamo in sta cosa perché Il sedia all'hotel. No. Però giocherò ancora. Esatto. Tirerò i dadi. Così. Confermiamo quello che abbiamo detto all'inizio: 50% sci-fi è figo, 50% è horror. Meraviglioso. Ragazzi, io visto. vi ringrazio di essere venuti. No, Perché veramente bello, era una vita che dovevamo fare sta rimpatriata fra di noi, perché cavolo, sempre vicini attaccati, ma fra lavoro, questo e quell'altro, cioè la pandemia, nemmeno la pandemia ci ha diviso anche quella, e dopo e invece alla fine ce l'abbiamo fatta. Dai. È stato un onore. Vi ringrazio davvero, è stato un mille. piacere, un piacerone, Grazie e mille. ci vediamo a questo punto. Vi inviterò quando mi invento qualcosa da far fare anche a voi, tipo magari partecipare a una sessione con Barabba. Sarebbe bellissimo. Che farà il master praticamente a Volentierissimo. tutti i giochi di Weird, nonché Dungeons and Dragons. Poi adesso c'è questo Aeros Estus che è molto bello, che è praticamente un'ambientazione per la quinta edizione, che adesso sapete che è uscita fuori quella del 2024, quindi fresca, no? E Aeros Estus che presenteremo a Luca con la Weird, molto bello perché praticamente è un piratesco, però post-apocalittico, non per colpa delle guerre nucleari, ma per colpa di un meteorite che cadendo ha distrutto praticamente tutto come se fosse un nucleare. Poi in realtà ci sono tutte delle capacità che questo meteorite dà agli esseri umani rimasti vivi che mutano, psionici, eccetera eccetera, e tutto questo però con loro che sono regrediti al tempo dei pirati e vestono da pirati e tutti in un futuro, quindi è la cosa assurda che è già disponibile qualche storia iniziale, l'ambientazione è solamente la spiegazione eccetera. Vi lascio qualcosa adesso e poi invece c'è tutto il resto che verrà presentato a Luca, però sembra molto interessante, l'ho già visto giocare un paio di volte. Poi i ragazzi, Mirko tra le altre, adesso qua non ho un disegno suo perché dopo ve lo faccio vedere all'interno dei naviganti, lo conosco da un po', e Mirko è il disegnatore che in realtà fa anche l'illustratore di Pathfinder, anzi lo salutiamo. Ciao. E lui è anche quello che ha scritto e inventato Aeros Estus e ce l'è tutto fatto da solo praticamente a livello di disegni e illustrazioni, veramente un geniaccio, e fa dei disegni incredibili. Durante le fiere li regala addirittura, che ho detto ma tu non li puoi regalare, tu li devi vendere, e cioè lui è fantastico perché regala veramente disegni, schizzi fatti su e via, ma incredibili, stupendi, a carboncino, sai, pure a matita. Però è interessantissimo rispetto a tante altre cose che ho visto. Io sono matto Forgotten Realms, per capirci, no? Cioè, ma non perché ora è straconosciuta, perché quando giocavo io a 12 anni, 14 anni, ma ancora prima, cioè prima dei videogame, perché veramente quando avevo 12 anni te che avevi la scatola rossa. Esatto, bravo, che infatti ogni tanto vedi in giro c'è qualcosa, cioè per ricordo, perché io avevo tutta la back come la chiamano, sarebbe base, expert, quindi companion, master e il finale con la E non mi ricordo mai, comunque è backme. Praticamente ci sono addirittura i gruppi su Facebook solo di quella, e se parli di altro si incacchiano come delle bestie, i veri nerd proprio, e proprio cultori, sai, se non cultisti di Dungeons and Dragons. E poi io avevo spaziato su Advanced 2.5, quindi era un po' più complesso perché era tutto in americano, neanche inglese, era proprio americano, e quindi era scritto strano, ma il mio amico era bravissimo a parlare inglese più di noi, e quindi lì per lì ci masterizzava lui questa cosa. Però avevo 12 anni ed era veramente come la prima puntata di Stranger Things, uguale, cioè c'era un tavolino, cioè quello che vediamo ora qui è sto tavolo, è favola in confronto, poter stampare un tavolo e dipingertelo, cose folli. Adesso è tutto un ricordo. Sì, cioè, ma lì cioè, il mio primo barbaro di HeroQuest proprio avevo tipo 8 anni, l'ho dipinto con Umbral, ne parlavo all'intervista l'altro giorno con Enrico, che saluto anche lui, e lì aveva praticamente, sembrava un termosifone, cioè gli Umbral erano degli smalti praticamente senza sfumature, rosa laccato, era come dare la vernice orribile, però io ero felicissimo, era la cosa più bella del mondo. E poi quelli lì li usavamo per D&D.
capito? Però veramente era un tavolo, 2 fogli e 3 candele. Le candele erano il plus. Ragazzi, vi ringrazio, è stato di nuovo un piacere. Ciao a tutti. Alla prossima, Ciao. ciao.